Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta della stella, amici del Capricorno. Può essere un momento dove focalizzerete nuovi obiettivi, potrebbe essere un momento dove arriveranno come nuove idee, nuove percezioni, diciamo anche proprio una nuova visione di una situazione, di una relazione, insomma, c'è come questa visione dall'alto, se vogliamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutti i servizi che propongo. Trovate il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per la prima metà di agosto 2026. Partiamo con un 7 di coppe, quindi ci sono come delle possibilità che potrebbero aprirsi, delle idee, magari già questo 7 di coppe è collegato alla stella che avete lì. Abbiamo un 9 di coppe, un 7 di pentacoli, la regina di pentacoli, un fante di bastoni, abbiamo un 9 di pentacoli, la sacerdotessa e il matto. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo 7 di coppe, 8 di coppe e re di coppe. Sì, ci sono come delle possibilità che si possono aprire all'inizio di agosto già. Vi dirò, con questo re di coppe per qualcuno potrebbero essere possibilità di tipo romantico, mi viene quasi da dire. Con questo 8 di coppe c'è come la ricerca di qualche cosa di più stabile, mi viene da dire di più maturo, vedendo questo re di coppe. Può essere che qualcuno cerchi amicizie, soci collaborativi, soci o collaboratori o partner. Mi viene da dire che abbiano lavorato alla propria intelligenza emotiva vedendo questo re di coppe, che sappiano gestire e controllare le proprie emozioni. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 9 di coppe nuovamente e 4 di pentacoli. Lo sento come un momento di staticità, sinceramente, tra i due 9 di coppe e il 4 di pentacoli. È come se qualcuno di voi stesse, diciamo, nella sua zona e se la stesse anche un po' godendo. Il 9 di pentacoli è una carta di grande appagamento e in questo caso il 4 di pentacoli io lo sento come una zona di sicurezza. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli.
2 di spade e fante di spade. C'è come un'attesa, probabilmente causata da questi dubbi, probabilmente con questo fante di spade state controllando, monitorando, osservando, cercando di carpire le informazioni che vi mancano per togliersi da questi dubbi del 2 di spade, secondo me. È come se steste cercando qualche cosa di più elevato, o qualcuno in questo caso di più elevato, però realmente non è che stiate male lì dove siete, avete anche un 9 di pentacoli qui giù, quindi siete molto ambiziosi probabilmente in questo periodo. Andiamo a vedere la regina di pentacoli, perché qui è come se mancasse una certa struttura. Infatti abbiamo l'8 di bastoni e il diavolo. Può essere una struttura a livello di comunicazione, a livello di potere personale. Sento che è come se poteste migliorare la comunicazione per creare questa regina di pentacoli. Datemi una carta per il diavolo. Appeso, e qui avete un 7 di pentacoli. C'è come qualche cosa che state mettendo in stand-by. Probabilmente è per quello che avete questo momento di fermo. Per qualcuno potrebbe riguardare qualche questione di potere, qualche questione anche economica magari, visto che abbiamo la regina di pentacoli. Potrebbe esserci qualche tossicità. Guardate, vi dirò, nel mese di agosto, o meglio, nella prima settimana, primi 10 giorni di agosto, potrebbe arrivare effettivamente una notizia, sento che blocca la vostra espansione, ho come questo, questa sensazione, perché sia il diavolo che l'appeso sono carte un po' che costringono. L'appeso vi dà in realtà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, però è che dovete cercare di capire che cosa vi sta bloccando, schiavizzando, castrando, mi viene da dire, che cosa vi sta impedendo di portare a terra questa regina di pentacoli. La regina di pentacoli è anche una di quelle carte che cura il proprio nido ed è un po' quello che sento qui. È come se qualcuno di voi fosse impegnato nel creare questa zona sicura, ma qui ci fosse qualche cosa che impedisce. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Fante di bastoni nuovamente, quindi qui si potrebbe parlare di sperimentare qualche cosa di nuovo. E 7 di spade. Potrebbe esserci una certa avidità a livello monetario, eh? Questa ricerca potrebbe essere anche personale, vi dirò, o una ricerca del potere eventualmente. Ma ve lo dico perché abbiamo il diavolo qui. Diversamente per qualcuno potrebbe anche essere la ricerca della maestria. Ricordatevi che il re di coppe è l'archetipo del terapeuta. Quindi c'è come una sorta di... Sì, ma io la sento come un periodo ambizioso, come se voleste di più e cercaste questo qualche cosa in più. Datemi una carta per i 7 di spade. 6 di bastoni. Sento che è come se voleste tenere nascosto qualche cosa di voi. Può essere questo diavolo.
Andiamo a vedere 9 di pentacoli. O potrebbero essere questi dubbi. Allora, abbiamo la luna per il 9 di pentacoli e un 10 di coppe. È come se qualcuno di voi, perché quest'immagine personalmente in questo mazzo mi ricorda molto il fante di pentacoli nella sua rappresentazione classica. E qui ho come la sensazione che qualcuno di voi stia puntando un sogno particolare che potrebbe essere un'unione duratura, la famiglia, una grossa azienda con la quale collaborare. Prendete il senso di famiglia del 10 di coppe in senso ampio, ok? Però c'è come qualche cosa, e qui risento un po' questo 7 di spade e questo appeso, che avete come bisogno di individuare meglio. Tenete presente che la carta della luna è la carta delle proiezioni, c'è anche un 7 di coppe qua, che è la carta delle illusioni. Quindi occhio al vedere solo un lato della medaglia. Ok, perché probabilmente le cose non vi sono chiare perché non avete una visione completa qui con questo 2 di spade. Ma arriverà perché qui avete la stella, infatti dopo c'è il matto anche. Andiamo a vedere la sacerdotessa che mi risuona molto con la carta della stella, perché è una carta di intuizione, è una carta... la sacerdotessa è colei che riesce a vedere al di là del giusto o sbagliato, al di là della dualità del 2 di spade. 6 di pentacoli, ecco, è come vedere i due piatti della bilancia o rimettere in equilibrio i due piatti della bilancia. Cavaliere di coppe. Potreste o potrebbe esserci una proposta di accordo effettivamente qui, che secondo me con la carta della sacerdotessa può darvi come una, tra virgolette, sicurezza nel lungo periodo, o comunque è un qualche tipo di accordo che voi riuscite a contemplare nel lungo periodo. Perché qui vi sento come partire, sì, voglio qualche cosa di più, però è anche vero che non sto poi così male, ok? Vediamo come posso crescere, o se fosse una conoscenza, vediamo come cresce questa conoscenza. C'è come un tema qui con, ripeto, qualche tossicità, potrebbe essere... potrebbe essere qualche dipendenza al cibo, all'alcol, a qualche cosa che si assume per bocca. Non vedo tanto le dipendenze dal lavoro, dal sesso o dal telefonino, per capirci. Beh, c'è l'otto di bastoni, potrebbe essere anche una dipendenza tecnologica, diciamo. Quindi telefonino, computer o quelle cose lì, o i videogiochi. Però questa cosa è come se vi bloccasse e fosse un po' una scusa, e qui sento un po' questo 7 di spade, per non prendere iniziativa, ma in realtà state come coprendo delle paure. Io sento che le cose cambiano, si arriva comunque ad un equilibrio. Guardate che carta ho sotto, la giustizia. Andiamo a vedere il matto. Fante di pentacoli, che vi avevo già nominato qui. C'è un nuovo inizio, ragazzi, Sento che qualcuno non vuole ufficializzare qualcosa. Ok, allora abbiamo un fante di pentacoli e un 4 di spade. Io sento che entro la fine del periodo, ragazzi, qualche cosa di nuovo inizierà con questo matto. Avrete una visione migliore, più ampia, più in prospettiva, mi verrebbe da dire. E
grazie a questo appeso che vi farà vedere un po', parliamo di zone d'ombra, considerata anche la luna, sento che riuscirete a fare come una proposta equilibrata che possa avere un futuro nel lungo periodo. Guardate, questo cavaliere di coppe potreste essere voi o potrebbe essere qualcun altro, ve lo dico così a titolo informativo. E con questo asso di pentacoli e il 4 di spade io sento che è come se... Allora, qualcuno potrebbe uscire, potrebbe iniziare ad uscire da una sorta di riflessione personale, autoanalisi, autocritica, isolamento, studio anche. E qualcun altro potrebbe finalmente come iniziare questo nuovo progetto, iniziare questo nuovo percorso, buttarsi in questa nuova conoscenza. Mm? Ok ragazzi, andiamo a vedere settore per settore e io qui vi ho preparato delle slide artigianali, ovvero se voi cliccate sul video vedrete una banda, una linea che mano a mano si colora di rosso, no? Un po' il cursore della timeline, del tempo del video. Voi cliccate su, muovete con il dito e vi spostate al settore che più vi interessa, ma tutto questo perché non ho tempo di mettermi a riascoltare tutti i video e di mettervi il minutaggio. Quindi ditemi come va, se per voi è funzionale, se lo trovate comodo. Scrivetemelo nei commenti. Allora, partiamo dai disoccupati, dal lavoro quindi. Sento che potrebbero esserci dei nuovi inizi, effettivamente. Ehm, la sensazione è che sia un inizio promettente dove potrebbe anche esserci come una possibilità di carriera, secondo me, o comunque una possibilità di salire nella scala gerarchica in questa nuova azienda. In realtà sento che potrebbero anche esserci più opzioni entro le quali scegliere. L'unica cosa che mi viene un po' da dire con questo diavolo, 7 di spade, fate attenzione a quali sono le cose che vi promettono e a quali poi realmente arrivano, perché ho come la sensazione che potrebbe esserci una discrepanza tra l'una e l'altra. Mm. Vi dirò che per qualcuno si tratta anche di smuovere l'energia attraverso dei corsi di aggiornamento. Ok, parliamo di chi è dipendente. Allora, mi viene da dire occhio alle malelingue, perché potrebbero esserci persone un po' fetenti, posso dirlo, in questo periodo, magari sono avvelenate per i fatti loro, sono stanche. Ehm, La sensazione che ho è che abbiate bisogno come di essere diplomatici in questo periodo a livello lavorativo. Potrebbe esservi dato un nuovo incarico. Sento che qualcuno verrà mandato per la prima volta da solo da dei clienti o a fare qualche intervento, lo sento come tipo manutenzione o è come un lavorare a domicilio. Però, ragazzi, per qualcuno vi dirò, ho come la sensazione che non vi stiano dicendo tutto o che voi non riusciate a vedere tutto. Anche voi, entro la fine del mese, secondo me, tra la stella e la sacerdotessa, avrete la visione un po' più completa, però è come se stessero cercando di tenervi lì. Sapete? Di non farvi sapere, di non farvi muovere, di mantenervi quieti. Perché sento che invece voi avete, come dire, tanta esuberanza, voi potreste fare di più, però è come se non volessero. Andiamo ai lavoratori autonomi. Sento che ci sono nuovi inizi. Ehm, attenzione ai furti di identità, ai furti di idee.
come la sensazione che vorrete puntare più in alto, però c'è come una visione qui con questo 2 di spade, 7 di coppe, la luna, il diavolo, l'appeso, c'è una visione che ha bisogno di essere rivista. Anche, anche per voi cambierà effettivamente la visione, può essere di un socio, di un collega, di un progetto, di una situazione. È come un ok, quello che voglio fare è lì, vediamo come va. Avete anche un 7 di pentacoli e un appeso che dice un po' di rallentare se vogliamo, e intanto osserviamo come cresce il resto. Vi dico, c'è qualche cosa di nuovo perché avete comunque questo matto, quindi secondo me qualche cosa bolle in pentola, può essere la fine di un percorso di studi, l'inizio di qualche cosa di nuovo con questo fante di pentacoli. Qualcuno di voi potrebbe proporre un nuovo servizio, un nuovo progetto entro la metà di agosto, o comunque avere questa idea, no? Che parte all'inizio di agosto e poi diventa come effettivo alla fine del mese. Scusate, a metà mese, intorno al 15-20, ok? Parliamo di progetti o figli, non so se si vede qua, l'ho scritto in matita, c'è anche la parola figli, perché sono due parole che possono essere interscambiate nei tarocchi. Allora, se fossero progetti, la sensazione è che dobbiate essere più presenti. Cioè, soprattutto se sono progetti che avete già in piedi da un po', è come se li aveste un po' abbandonati e hanno bisogno in realtà di essere ripresi. Se invece sono figli, io ho la sensazione che dobbiate mollare un po' il controllo e parlare un po' di più, cercare di capire un po' di più il punto di vista dei figli. Parliamo di denaro. Buonissimo periodo, ragazzi, per il denaro. Non vi mancano e potreste anche permettervi qualche capriccio in più, secondo me. Vedo un 6 di denari lì, vi dico, potrebbero esserci dei nuovi contratti per qualcuno, delle nuove proposte. Abbiamo anche un fante di, scusate, un cavaliere di coppe. Quindi non vi nego che il denaro potrebbe... sento che non avete bisogno, cioè fondamentalmente state bene. Vi toglierete dei capricci. Per quello che riguarda ok, single, quindi siamo arrivati alle relazioni. Per i single, dunque, abbiamo un bellissimo re di coppe all'inizio del periodo, ragazzi. Quindi io ho proprio la sensazione che potreste conoscere qualcuno, anche se vi dirò, con questo 7 di coppe all'inizio, secondo me ci sono varie possibilità che potreste cogliere, però voi state cercando una persona matura a livello emotivo. Quindi se tra le vostre conoscenze, tra le vostre opzioni c'è questa persona, sento che vi dirigerete in questo senso. Potrebbe essere una conoscenza anche abbastanza appagante. Probabilmente non riuscirete a capire tutto subito, c'è qualche cosa qua che non vi torna. Però è anche vero che verso la fine del mese le cose avranno una visione diversa, una visione più nel lungo periodo. Vi dico che con questo 6 di pentacoli potreste come arrivare a degli accordi, potreste, c'è anche un 6 di bastoni qua, è come se iniziaste qualche cosa di concreto con una di queste opzioni. Diciamo che c'è il matto, quindi si parla di storia, flirt,
avventura, frequentazione. Segni zodiacali, perché diversamente poi mi dimentico se ve li dico dopo. Allora, potrebbe esserci un pesci, un capricorno come voi, un ariete, toro, mm, pesci l'ho detto, ariete l'ho detto, scorpione e basta. Ok, relazioni, quindi parliamo di chi è in una relazione. Allora, devo dire che è un buon periodo, ragazzi. Lo sento piuttosto roseo, piuttosto tranquillo, piuttosto, come vi posso dire, lineare. Anzi, vi dirò che forse avrebbe bisogno di essere smossa un po' la situazione. C'è qualche cosa all'interno della coppia che non atterra, che non concretizza, che non mette radici, però è anche vero che con questo 6 di pentacoli può essere che troviate la giusta strada, il giusto compromesso per iniziare un nuovo capitolo all'interno di questa situazione o di questa relazione. C'è come l'uscire da un momento un po' di stasi, se vogliamo. Parliamo di clandestini indefiniti o relazioni complicate, che non mi stava. Anche qui, ragazzi, sento che c'è come la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, c'è come la possibilità di trovare un equilibrio e vedo un nuovo inizio, un nuovo entusiasmo, qualche cosa che guarisce. Anche perché qui avete la carta dell'appeso e quindi c'è come questa visione da un'altra prospettiva, ma io sento che vi si allargherà, è come se riusciste a capire dove può andare questa relazione nel lungo periodo. Se siete per caso in silenzio stampa, può essere che arrivi qualche like, qualche messaggio. Non è una comunicazione lineare, cioè ci sentiamo via messaggio, magari prendiamo appuntamento telefonico, ci sentiamo via telefonica e poi ci risalutiamo. È più un cucù, cioè un qualche cosa per farvi sapere che l'altra persona è ancora nella vostra energia. Famiglia, ma non è che ci siano grandi cose da dire a livello familiare. Se avete figli potreste peccare un po' troppo di controllo e qui ecco vi dicono di lasciare andare un po' il tiro, nel senso che con questo matto alla fine vi dicono un po' di aver fiducia anche, no? Ok, andiamo a vedere Osho, che cosa ha da dirvi, che cosa ha da consigliarvi. Ah ragazzi, tra l'altro sto preparando una specie di sorpresa, è una novità per il canale e pubblicherò il video a breve. Quindi rimanete sintonizzati. Cioè non è una novità per il canale, in realtà è una novità per voi, comunque, non importa. Allora, essere ordinari e senso di colpa. 8 e 8. Guardate, questa carta la metterei qua perché è proprio un po' il senso di linearità, di tranquillità, di regolarità, questo noto di pentacoli, e che è quello che mi parla del lavoro, no? Del fare qualche cosa in modo costante, dell'essere ordinari, del trovare l'appagamento nelle cose semplici, nelle cose ordinarie di tutti i giorni. Però poi qui avete senso di colpa.
È come se qualcuno di voi patisse a fare sempre le stesse cose. Difatti qui abbiamo due fanti di bastoni, un fante di pentacoli e un matto. C'è come bisogno di nuovi obiettivi, di una nuova spinta, mi verrebbe quasi da dire. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. In entrambi i casi si trattano le credenze limitanti divise per settore, quindi quello che mi limita in amore, nel denaro, nella mia realizzazione personale, nella famiglia, insomma si vanno un po' a vedere quali sono le zone d'ombra, però nella sezione degli abbonati la formazione è ben più vasta perché lì tratto proprio temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di traumi, di alto-basso astrale, di vista eterica, di chakra, di come sviluppare il terzo occhio, dei sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché ce n'è una, la 3, che è suddivisa in 3A e 3B. Vanno viste parallelamente quelle due. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!